Ciao a tutti, eccomi di ritorno con una ricetta salata veramente speciale e di cui sono molto orgogliosa, emozionatissima nel dirvi che questo è un secondo piatto che preparava spessissimo il mio nonnone e di cui io ne andavo letteralmente matta. Ricordo ancora il gusto formidabile che aveva e come era bravo a cucinarlo. Sto parlando del mitico pollo ripieno o, come lo chiamava lui in sardo, sabù da Brena. La preparazione è semplicissima, tuttavia un po' lunghetta, ma ne vale davvero la pena. Questi sono i piatti che amo alla follia e a cui sono molto legata, perché ricordano i bei tempi della mia infanzia trascorsa appunto principalmente con mio nonno. Per realizzare il nostro pollo ripieno avremo bisogno di 200 g di pisellini primavera che dovremo far cuocere per una decina di minuti in una padella in pietra con un quarto di cipolla tagliata a pezzetti piccoli e un po' di olio extravergine d'oliva. Se necessario, per facilitare la cottura, aggiungiamo anche mezza tazzina d'acqua. Il pollo che dovremo utilizzare per questa ricetta è di 1,5 kg, intero e già eviscerato. All'interno di una ciotola sgusciamo 4 uova grandi, uniamo 2 bei pizzichi di sale e mescoliamo bene con una forchetta. Una volta che i pisellini avranno terminato la cottura, attenderemo che si siano freddati e uniremo le uova sbattute mescolando bene. Aggiungiamo anche la mozzarella tagliata a cubetti, in alternativa potreste utilizzare del formaggio filante e un po' di parmigiano, e ora 3 o 4 belle fette di prosciutto cotto tagliato a pezzetti. In alternativa potreste utilizzare anche la mortadella. Aggiungiamo 2 manciate di pan grattato e continuiamo a mescolare. Mettiamo adesso questo ripieno da una parte. Trasferiamo il pollo all'interno di una teglia e lo cuoceremo a 220 gradi per un'ora circa, voltandolo a metà cottura per farlo dorare da entrambe le parti. Io questo passaggio lo devo fare obbligatoriamente visto che ho un forno a gas. Trascorsa l'ora, togliamo il pollo dal forno e iniziamo a riempirlo con il composto preparato precedentemente, così aiutandoci con un cucchiaio. Riempiamolo come se non ci fosse un domani. Ed eccolo qui, bello strapieno. Lo trasferiamo nuovamente all'interno della teglia, prima però ricordiamoci di versare tutto il liquido rilasciato dal pollo all'interno di una ciotola, in modo tale così da versarlo poi tutto sopra il pollo, così come appunto vi sto mostrando in video, e rendere in questo modo il pollo ancora più gustoso, umido, ed evitare ovviamente di aggiungere ulteriore olio. In cottura il pollo ne rilascia assai. Mamma mia, che buon profumino che si sente, ha inondato tutta la casa. Trasferiamo nuovamente il pollo farcito all'interno del forno e cuociamo per altri 15 minuti in modo tale che il ripieno sì venga cotto, ma resti comunque umido e non asciutto. Questo diciamo che è un escamotage proprio per avere un ripieno della giusta consistenza. Nel frattempo ho cotto anche delle patate al tegame, di cui vi lascerò la ricetta alla fine di questo video nelle schermate finali, e secondo me ci stanno benissimo per accompagnare questo secondo piatto. Ma guardate che sogno, il pollo ripieno del mio nonnone è formidabile e che emozione sentire nuovamente questo stupendo sapore. Profumi e sapori di casa, famiglia, amore. Vi mostro anche quanto è tenero e succulento al taglio e come si presenta a metà. Si mangia proprio con gli occhi, vero? Ma quanto mi piace! Vi consiglio assolutamente di provarlo, ne vale davvero la pena, è buonissimo, non si riesce a smettere di mangiarlo. Con il poco ripieno avanzato ho preparato poi una mini tortina con 3 patate al tegame schiacciate e unite ovviamente al composto ed è venuta fuori una meraviglia.
Qui non si butta via nulla, come vi ho sempre detto tante altre volte. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!